Benvenuti o bentornati qui su Black and White. Già ho iniziato a mettere delle decorazioni natalizie, in realtà c'è solo questo che non sembra essere luminoso, ma vi giuro ci stanno delle lucine che non si vedono, però ci sono. E a proposito di Natale, oggi andremo a realizzare una palla di Natale, questa qua che vedi nel video. È abbastanza grande, è la prima palla di Natale che faccio in rame, non è stato assolutamente semplice, ho fatto molte prove per capire come strutturare questa sfera. Alla fine è uscito questo risultato che a me piace moltissimo. Io credo che toglierò il gancio che ci sta sopra e la metterò semplicemente su un mobile con delle lucine all'interno o all'esterno, vedrò. Anzi, seguimi su Instagram se già non lo fai, perché lì sono molto più attiva rispetto a YouTube, lì ci sono tutti i giorni e sicuramente vi farò vedere il modo in cui avrò scelto di utilizzare questa palla. Ovviamente per realizzarla servono diversi materiali, cioè una buona quantità di filo di metallo, anche le pietre ne servono molte, però il risultato è veramente carino. E poi se non vuoi utilizzare le pietre magari puoi utilizzare altre decorazioni, quindi è tutto a tua scelta. L'importante è capire bene come realizzare la struttura. Una volta che è completa ti assicuro che la struttura è molto solida. Quindi io ti chiedo di iscriverti al canale se ancora non l'hai fatto, così da non perderti altri tutorial, perché ho scoperto che la maggior parte delle persone che guardano i miei video non sono ancora iscritte al canale. L'ho scoperto tramite le statistiche di YouTube, quindi iscriviti al canale e poi andiamo a vedere i materiali necessari per realizzare questa bella decorazione, che può essere anche un'ottima idea per un regalo di Natale. Io spero che questo tutorial ti piaccia, fammelo sapere tramite un mi piace, anche se ancora non hai visto il tutorial, così sulla fiducia. E adesso andiamo a vedere il procedimento. Per realizzare la nostra palla di Natale avremo bisogno del filo di rame, io in questo caso lo utilizzo nudo. Quello per la struttura sarà da 1,6 mm, mentre per la decorazione, per costruire appunto la palla, utilizzerò il filo da 0,6 mm di diametro. Come pietre utilizzo queste da 10 mm di diametro e queste da 4, questa è ematite e questa è avventurina. Pinze piane, tronchesi, pinze tonde, incudine e martello e come al solito il centimetro. Andiamo a vedere il procedimento. Come prima cosa prendiamo il filo da 1,6 mm e tagliamo un pezzo da 12 cm. Di questi ce ne serviranno 8 per semisfera, quindi in tutto 16. Dal momento che stiamo facendo una sfera e questi saranno gli spicchi di questa sfera, una parte dovrà essere più sottile e l'altra più larga. La cosa importante è che tutti i nostri spicchi che andremo a creare dovranno essere il più simili possibili, il più uguali possibile. Quindi io già ne ho preparato uno come modello e adesso ti mostro come realizzare il secondo e tutti gli altri, perché dobbiamo confrontarlo sempre con il primo modello che abbiamo realizzato. Quindi vado a creare la prima spirale, quella più piccola. E la confronto con l'altra. Poi ruoto il filo e vado a creare la spirale dalla parte opposta, che sarà più grande. E vado a modellare queste spirali in modo che siano uguali a quelle già realizzate. Dopo che le abbiamo fatte uguali, facciamo la stessa operazione per tutti gli altri pezzi, quindi per tutti gli altri 14 pezzi, e poi dobbiamo dargli la forma. Io ho la grande fortuna di avere questa incudine che ha una circonferenza perfetta, quindi quello che andrò a fare io è questo. Piego la struttura in questo modo e poi la vado a martellare direttamente sull'incudine. Ovviamente non tutti hanno un'incudine così, quindi l'altra opzione è quella di martellare in piano questa figura e poi dargli la forma utilizzando un supporto che può essere un barattolo o una confezione, qualsiasi cosa che abbia una circonferenza
simile a questa, che adesso ti dico quanto è larga. Questa ha 5 cm di diametro. E una cosa importante che ancora non ti avevo detto è che la lunghezza complessiva di questo filo con 2 spirali è di 6 cm. La prima spirale è larga circa 1 cm e quella più grande è 2 cm. Queste misure ti saranno utili per realizzare la tua palla di Natale con questi materiali che ti sto indicando e con questa grandezza che ti sto indicando. Altra cosa importante, tutte le spirali vanno piegate nella stessa direzione, quindi non possiamo, quindi attenzione a non fare questo, quindi a piegarla una in un modo e l'altra nel senso opposto, perché altrimenti ci troviamo con la curvatura al contrario. Quello che dobbiamo fare è semplicemente farle tutte con la stessa curvatura, quindi o batti prima in piano la superficie e poi gli dai la forma, oppure altrimenti fai questo. Per tutti gli elementi che abbiamo realizzato. Adesso prendiamo 8 dei pezzi che abbiamo preparato e li andiamo a unire insieme. Come prima cosa uniamo insieme la parte che sarà più stretta, quindi la spirale più piccolina. Per farlo prendo 60 cm di filo da 0,6 mm. Vado a fissare le estremità sul filo. In questo modo, e adesso aggiungo pian piano tutti i miei elementi, che magari evitiamo di mettere tutti vicini, altrimenti si incastrano come è successo a me. Quindi li lego insieme, faccio 2 avvolgimenti. Così, e poi per continuare, in questo caso il filo continuerebbe verso la base di questo elemento, però dobbiamo andare verso l'alto, quindi lo piego verso l'alto e faccio qualche avvolgimento molto largo per arrivare dalla parte opposta. E ripeto la stessa operazione, quindi aggiungo un elemento, li vado a legare insieme, faccio 2 avvolgimenti e poi torno sopra. E questo lo faccio per tutti i miei 8 elementi. Ok, quando ho concluso, ovviamente adesso sono tutti storti, poi li vado a sistemare bene. La prima estremità la vado a chiudere, quindi la taglio e la chiudo verso l'interno. E poi faccio gli ultimi 2 avvolgimenti per chiudere il cerchio.
chiudo anche questa estremità. Adesso dobbiamo definire bene queste estremità dandogli una regolarità tramite la decorazione che andiamo a utilizzare, sempre con il filo da 0,6. Questa volta prendo 80 cm di filo e prendo le mie decorazioni. Quello che vado a fare è fissare il filo in questo modo, sempre con avvolgimenti larghi, e qua sulla curva che va accanto all'altra spirale vado a mettere una pietra piccola e una grande. E di nuovo una pietra piccola e una grande. E così via per tutti gli elementi, quindi saranno 8 pietre grandi e 8 piccole. Una volta finito avremo questo elemento qua. Io ho avuto anche la fortuna di trovare una pallina di Natale che ha una dimensione più o meno uguale, perché togliendo questo posso metterlo qua sopra per sistemare bene la circonferenza della mia sfera. Quindi questo è ottimo. E poi tra l'altro anche così potrebbe essere un'ottima decorazione. L'unica cosa è che questo forse non c'entra più, però si potrebbe lavorare per fare in modo che questo sia più grande e quindi entra, e potrebbe essere anche una decorazione per la pallina. Potrebbe essere anche una decorazione per la pallina questa. Comunque non è il nostro caso, mi serve solo come supporto per dargli la forma corretta. Dobbiamo fare adesso la stessa cosa con l'altra semisfera, però sarà leggermente diversa, perché quando andremo a mettere queste pietre dovremo anche collegarla a questa parte qua. Quindi io ho già preparato la parte iniziale e quello che andremo a fare è questa operazione. A me piace metterla così alternata, nel senso che dove c'è la pietra qua ci sarà la spirale e al contrario qua dove ci sono le spirali qui ci saranno le pietre. Quindi vado a prendermi di nuovo il filo da 0,6 mm, sempre tagliandolo 80 cm. Vado a iniziare semplicemente, farò la stessa cosa che ho fatto prima, quindi avvolgo il mio filo per fissarlo, ho fatto qualche avvolgimento qui e adesso voglio collegarlo alla prima semisfera. Quindi quello che andrò a fare sarà collegare tramite questa estremità più corta questa parte a questa parte, e questa con l'estremità più lunga la collegherò all'altra spirale, alla seconda spirale. Io spero si capisca bene perché ci sono veramente tanti elementi. Allora serve un altro avvolgimento, ok, e adesso passiamo qua sotto. Questa parte ovviamente sarà più complessa solo perché sarà più difficile la lavorazione, perché sarà scomoda, ecco, non perché è una lavorazione complessa. Vado a trovare il punto di contatto
con l'altra spirale, in questo caso qui, quindi faccio gli avvolgimenti che mi servono nel momento in cui devo collegare le due spirali. E in tutto ciò ovviamente devo anche dare una struttura a questa parte, quindi vado a inserire le mie due pietre seguendo sempre la stessa logica, quindi prima quella più piccola e poi quella più grande. Faccio un avvolgimento per fissare la pietra e poi subito vado a fissare la mia spirale. Utilizzo anche le pinze per sistemare la creazione come più mi serve, quindi se devo spostare 1 mm la mia spirale, se devo sistemarla in modo che vada a toccare bene con l'altra, lo faccio tranquillamente. Diciamo che le prime due parti con le pietre sono le più complesse, poi già da adesso sta prendendo rigidità per fortuna e quindi è un po' più semplice. Per fortuna ho lasciato questa codina perché in questo caso è precisa. Come sai io difficilmente utilizzo più di 80 cm di filo per quanto riguarda la tessitura, ma anche in questi casi comunque quando serve del filo sottile da 0,4 a 0,6 no, in questo caso va al contrario perché sto andando indietro, quindi prima la grande e poi la piccola. Non uso mai più di 80 cm, massimo 1 metro per comodità, e quindi in questo caso mancavano 10 cm, ma fortunatamente con questa parte ce la facciamo. Ok, ricontrollo che sia tutto più o meno a posto, la stabilità è ottima, adesso che è tutto legato insieme è perfetta come palla di Natale. Mi piace moltissimo. Tra l'altro io l'ho pensata per ossidarla, e poi parleremo anche di questo, e di metterla come decorazione da tavolo, magari con all'interno delle lucine. Però nel momento in cui, visto che stiamo facendo una palla, si vuole appendere all'albero, allora aggiungiamo un'altra cosa. Prendo un filo sempre da 1,6 mm e in questo caso è lungo 8 cm, e al centro del filo, aiutandomi con un supporto da 1 centimetro di diametro, vado a creare questa U. Adesso quello che andrò a fare è semplicemente con le pinze tonde, la parte più grande, vado a fare 2 anellini. E adesso vado ad aprire questi anellini con le pinze piane, li apro in questo modo, vado ad agganciare una delle estremità e faccio la stessa cosa dall'altra parte, faccio passare sotto, lo richiudo
ed ecco che possiamo appenderla. Come ti dicevo, adesso io vorrei tanto ossidarla, anche perché ho utilizzato del rame nudo. Abbiamo il problema che, cioè almeno io ce l'ho, perché utilizzo di solito quella ciotolina gialla che hai visto nel video, che ti lascio qua nelle schede e sotto nell'info box, per ossidare gioielli. E anche se la riempio tutta, comunque questa palla ha un'altezza che non mi permette di essere immersa totalmente, quindi io credo che riempirò al massimo la mia ciotola, metterò diverse gocce di soluzione di zolfo, solitamente ne metto 2 o 3, in questo caso ne metterò 5 o 6, comunque vedo dalla decorazione, visto che aumento il livello dell'acqua solo per quello. Farò prima una parte e poi l'altra, forse in questo modo funziona. Non lo so, io se funziona ti lascio qua qualche clip durante la lavorazione, se invece non stai vedendo niente probabilmente non mi stai neanche ascoltando, perché avrò tagliato questa parte e non so che avrò messo come immagini di copertina, perché non so che finitura dargli. Spero di riuscire, comunque dovrebbe funzionare. Male che va, si va con il pennello. Comunque nel caso in cui non dovessi riuscire con il metodo che ti ho appena spiegato, ti indicherò il metodo che invece sono riuscita ad applicare. Io spero che questo video ti sia stato utile, fammelo sapere qua sotto nei commenti, lascia un mi piace per supportare il canale e iscriviti se ancora non l'hai fatto. Noi ci vediamo il prossimo venerdì con un nuovo video qui sul canale. Ciao!